Ciao a tutti, oggi vedremo come ricavare informazioni interessanti dai social network e nello specifico da Twitter utilizzando l'apposito tool di Alteryx. La configurazione è molto semplice, prima di tutto bisogna andare sul sito di Twitter, Twitter Apps, e creare una chiave API. Per farlo basterà seguire la procedura guidata, basterà mettere un nome, una descrizione, il proprio sito web. Questo non è un dato obbligatorio, acconsentire e creare la nostra API. Una volta creata avrete questa pagina qui, quello che a noi interessa si trova in questa tab, la key, il secret, li prendiamo e li incolliamo qui. Mettiamo Twitter così. E qui invece abbiamo il numero di record massimo che ci deve restituire il tool. Si può mettere come valore massimo 100.000 e questa nota ci ricorda che ci vogliono circa un minuto per estrarre 500.000 risultati, quindi più ne mettiamo più sarà ovviamente lungo il processo. Passiamo ora alla ricerca vera e propria. Nella seconda tab abbiamo la possibilità di fare una ricerca standard o una ricerca personalizzata. Per la ricerca personalizzata vi rimando subito alle pagine ufficiali di Twitter che spiegano nello specifico il linguaggio utilizzato per effettuare le ricerche personalizzate e avanzate. Vi metterò poi questi due link nella descrizione del video. Diciamo in modo molto generico che con la ricerca personalizzata è possibile effettuare qualsiasi ricerca avanzata di Twitter, quindi questi ce l'abbiamo già nel nostro tools. È possibile scegliere la lingua, è possibile scegliere una posizione geografica, è possibile scegliere le date o anche elencare praticamente questi positivi, negativi, che contengono domande e che includano anche i retweet. Torniamo alla nostra ricerca, quella invece standard. Dobbiamo compilare questi campi per impostare la nostra ricerca. Per farlo basterà scrivere le parole che vogliamo cercare, distanziate da uno spazio. Non è necessario utilizzare punti, virgole, nulla, nessun tipo di punteggiatura. Allora, nel primo campo ci verranno mostrate tutte le parole che noi scriviamo in un qualsiasi ordine. Quindi se io scrivessi stasera vince l'Inter, mi verranno restituiti tutti i Twitter che contengono queste tre parole, ma in qualsiasi ordine, quindi potrei anche trovare frasi del tipo l'Inter vince stasera l'Inter. Frase esatta andrà a restituirci tutti i messaggi che contengono esattamente tutte le parole che noi inseriamo esattamente in quell'ordine. Coincide con la ricerca su Google fatta tra virgolette, quindi se io scrivo stasera vince l'Inter, mi darà solo ed esclusivamente i messaggi in cui l'ordine delle parole è esattamente lo stesso. Qualsiasi di queste parole invece ci restituirà come risultato qualsiasi messaggio che contenga almeno una delle parole che abbiamo scritto. Quindi nel primo devono essere presenti tutte quelle che abbiamo scritto, nel terzo basta invece uno qualsiasi. Nessuna di queste parole serve per escludere i risultati della ricerca. Se ad esempio io volessi cercare Derby Milano e qua metto Milan, potrei fare una prima scrematura e togliere tutti i messaggi dei milanisti, se volessi vedere cosa dicono soltanto gli interisti.
Quindi da tutti i messaggi che contengono Derby Milano verranno tolti i risultati che contengono anche Milan. Questo campo serve per cercare gli hashtag, non è necessario mettere davanti il segno del cancelletto, mettere davanti il segno del cancelletto, basta semplicemente scrivere la parola che vogliamo utilizzare. Da questo account e a questo account, se noi mettiamo il nome di un utente, ci verranno mostrati tutti i messaggi che sono partiti da un account o che sono stati rivolti ad un account, e poi abbiamo il campo per ricercare le menzioni, quindi il carattere at. Ok, noi vogliamo trovare tutti i messaggi che contengono come hashtag Derby Milano, Derby della Madonnina e Inter Milan. Quindi scriviamo gli hashtag che vogliamo andare a cercare e poi aggiungiamo un browser ad ogni connettore. Andiamo in esecuzione, ci vorrà un pochettino perché si connette. Allora, dal connettore di data avremo i messaggi che sono stati scaricati. Abbiamo indicazione del giorno e dell'ora, il numero identificativo del Twitter, il messaggio, dati che riguardano i retweet, le risposte e quant'altro, gli hashtag che sono stati inseriti. Poi qui abbiamo dati geografici che riguardano l'utente, altri dati sempre che riguardano sempre l'utente. Insomma, ci viene scaricato proprio tutto. Nel connettore S invece abbiamo una sorta di sommario, di riassunto in cui ci dice quanti messaggi ci ha scaricato, il minimo e il massimo del numero identificativo del tweet, quindi il più piccolo e il più grosso. E poi qui abbiamo due campi, questi sono interessanti anche per capire come funziona la ricerca personalizzata, ci fa vedere come viene decodificata la richiesta. Qui di fatto è stata fatta una ricerca che contiene Derby Milano o Derby della Madonnina o Inter Milan. Ok, ora che abbiamo scaricato tutti i dati di cui abbiamo bisogno, possiamo partire con l'analisi vera e propria. Twitter, il tool di Twitter è in grado di recuperare tutti i messaggi degli ultimi 7 giorni, questo per impostazione proprio di default. Quindi, dato che il derby Inter-Milan c'è stato a settembre, io la domenica ho effettuato la ricerca, ho scaricato tutti i messaggi possibili e poi li ho salvati in un database di Alteryx. E quindi adesso andrò ad aprire un nuovo foglio di lavoro e andrò a caricare questo database che ho creato. Voi potete anche tranquillamente partire dal connettore data. Ok, analizziamo i nostri dati. Andiamo a cercare la colonna degli hashtag. Allora, il nostro obiettivo è quello di isolare ogni singolo hashtag, di modo che ne avremo scritto uno per ogni riga. Guardiamo come sono formati i dati, vediamo, alcuni hanno scritto un solo hashtag, ma ci sono dei caratteri che non ci servono, alcuni ne hanno scritto più di uno delimitato da uno spazio, altri ancora li hanno scritti tutti attaccati. Vediamo come fare per ottenere il nostro risultato. Allora, prima di tutto prendiamo un select e selezioniamo solo il campo degli hashtag perché tutti gli altri non ci interessano. Poi abbiamo bisogno di questo strumento per suddividere il testo in colonne. In realtà andremo
suddividere il testo in righe, di modo che ogni qualvolta si incontra uno dei caratteri delimitatori che andremo a scrivere, verrà creata una nuova riga. Allora, per iniziare mettiamo uno spazio. Andiamo in esecuzione e vediamo cosa è successo. Ok. Vediamo che però c'è ancora qualcosa che non va, ad esempio i due punti e le virgole. Virgola e due punti. Ok, diamo ancora uno sguardo, abbiamo un punto esclamativo, delle parentesi quadre, delle parentesi tonde. Andiamo ad aggiungere questi caratteri che abbiamo visto. Ora abbiamo però un altro problema. In alcuni punti abbiamo un carattere qui prima dell'hashtag che non ci serve a niente. Vediamo come possiamo fare a toglierlo. Andiamo a prendere questo strumento per fare delle espressioni regolari. Allora, l'hashtag che noi vogliamo sistemare è composto da una lettera, il simbolo del cancelletto e poi l'hashtag vero e proprio. Il metodo che ci serve è il replace, quindi vogliamo andare a rimpiazzare quello che c'è scritto con quello che vogliamo noi. Allora, abbiamo un qualsiasi carattere, che è sempre 1, quindi possiamo mettere tra parentesi graffa 1 per dirgli che ne voglio cercare uno solo. Dopodiché abbiamo il nostro simbolo del cancelletto e poi abbiamo una o più parole. Quindi ancora un qualsiasi carattere, uno o anche più. Ora, mettendo tra parentesi i gruppi di lettere, possiamo creare dei gruppi. Allora, il primo è il carattere che c'è prima del cancelletto. Il secondo è il cancelletto. Il terzo è qualsiasi testo viene dopo. Io voglio che di questi tre gruppi, gruppo marcato 1, 2, 3, voglio vedere solo il gruppo marcato 2 e il gruppo marcato 3. Andiamo a vedere. N derby della Madonnina, in entrata era così, ora che è uscito è così, è sparita una letterina davanti. Un'altra cosa che possiamo andare a fare sicuramente è andare a togliere i campi completamente vuoti e quelli che non contengono il cancelletto, quindi che non sono degli hashtag. Per fare questo prendiamo il filtro, avremo bisogno di costruire un filtro più avanzato. Andiamo nella categoria test e vuoto campo hashtag. Oppure stavolta apriamo quelli di testo, vogliamo quelli in hashtag che contengono il cancelletto. Ora, noi vogliamo che dal nostro connettore vero escano tutti quelli pieni e tutti quelli che hanno l'hashtag. Questa funzione qui in realtà va a controllare se sono vuoti, quindi ci restituisce quelli vuoti. Per fare l'esatto opposto di quello che dice la funzione, basta mettere un punto esclamativo davanti.
In questo caso avremo se non sono vuoti e se contengono l'hashtag, fammeli uscire dal connettore vero. Andiamo a vedere, questo era il nostro input iniziale e sono spariti quelli che non volevamo. Ora, con una formula andiamo a rendere tutte le nostre parole scritte minuscole, semplicemente per evitare che quando poi andiamo a fare il sommario raggruppando gli hashtag in base al nome vengano uno stesso hashtag scritto con lettere maiuscole e minuscole non venga riconosciuto come stesso hashtag ma venga separato in due. Abbiamo bisogno che la nostra formula sia un testo, andiamo quindi a cercare tra i testi e abbiamo qui la nostra funzione per rendere tutto minuscolo e non ci sono più lettere maiuscole. Ora andiamo a utilizzare un altro filtro per estrarre solo i 3 hashtag che noi volevamo utilizzare inizialmente. Ecco qui. Abbiamo solo quelli che ci interessano. Ora selezioniamo solo il campo con i tag tutti in minuscolo e andiamo a raggruppare e a contare quanti sono. Raggruppa per nome, conta quanti sono ed ecco la nostra tabella con i tag che stavamo cercando. Ora però il connettore falso del filtro ci ha ritrovato la bellezza di 12.000 tag che non sono stati utilizzati. Vogliamo fare qualcosa anche con questi tag. Allora, vediamo che alcuni non sono neanche tag perché arrivano dalla pulizia dei dati precedenti. Altri sono delle parole corte, senza senso, abbiamo dentro articoli, congiunzioni, cose che in realtà non ci interessano. Facciamo un raggruppamento e conteggio anche per questi hashtag che chiameremo hashtag correlati. Ok, dopodiché potremmo ad esempio eliminare tutti quelli che sono composti da meno di 4-5 lettere. Per far questo dobbiamo prima di tutto contare quanto è lunga ogni parola. Dovrà essere di tipo stringa e qua tra le funzioni di testo ce ne abbiamo una che ci conta la lunghezza di una stringa. Poi però abbiamo bisogno che questo valore sia un numero perché dobbiamo andare a fare un filtro che elimini quelli più corti di 4 o di 5. Quindi andiamo nella categoria conversione e abbiamo conversione verso numero. Questa volta la variabile la andiamo a cercare nei nuovi campi perché questo campo è stato creato con la formula di prima. Abbiamo l'hashtag, quante volte è ripetuto, la lunghezza delle parole e la lunghezza delle parole convertita in numeri. Ora possiamo prendere un filtro e dirgli che vogliamo solo quelli che hanno un valore maggiore o uguale a 5, così tutte le parole corte spariranno. Ora prendiamo il nostro select, teniamo solo i 2 campi che ci servono, questi servivano solo per le operazioni intermedie e andiamo ad unire la tabella degli hashtag correlati con quella degli hashtag invece che stavamo cercando e avremo la nostra tabella completa. Andiamo a vedere i nostri risultati. Ad esempio, qui abbiamo un sacco di parole che
assomigliano ad erbi della Madonnina, ma non sono stati inglobati nella prima delle nostre tabelle, quella con i 3 hashtag che avevamo scelto. Questo perché sono parole incomplete, perché magari erano finiti i caratteri a disposizione, qui ce l'abbiamo scritto in dialetto, qui ce l'abbiamo scritto con, con errore di battitura. Sarebbe interessante andare a vedere se Alteryx è in grado di prendere queste parole e farle figurare come se fossero uno dei 3 hashtag che noi avevamo scelto, perché sebbene l'utente abbia sbagliato a scrivere, abbia commesso degli errori di battitura, comunque è evidente l'intenzione di quello che voleva scrivere. Quindi stacchiamo un attimo questa connessione. Allora, lo strumento per andare a fare un controllo del genere è il fuzzy match. Per utilizzarlo in questo modo dobbiamo creare 2 tabelle, una con i 3 hashtag giusti, quelli che noi stiamo cercando, e per farlo andiamo a selezionare da qui solamente l'hashtag e poi aggiungiamo accanto una colonna, si chiamerà categoria, deve essere di testo, che riporterà l'espressione confronto, in quanto questi sono i nostri hashtag che fungeranno da confronto. Stessa cosa dovrò farla con tutti i dati che arrivano dal connettore falso del filtro. Questa volta però creeremo una colonna che si chiama originale, quindi la nostra colonna era così, prendiamo un select, teniamo solo il tag tutto minuscolo, creiamo una colonna di testo originale, dopodiché andiamo a filtrare solo quelli che contengono il carattere così, per essere sicuri che siano presenti effettivamente solo tag nella nostra lista. Abbiamo originale e confronto. Adesso andiamo ad unire le nostre 2 tabelle. E possiamo finalmente utilizzare il nostro tool. Allora, per fare questo tipo di confronto dobbiamo selezionare come metodologia unisci, come fonte la categoria, come campo l'hashtag e il campo di match ancora l'hashtag. Ora qui ci sono degli algoritmi già precaricati per andare a confrontare le parole. Sceglietene uno e provate a vedere come vengono i risultati, semmai provate a modificare un po' le percentuali. Il risultato che dobbiamo avere sarà una tabellina tipo questa, in cui vedete
Derby Milan è stato riconosciuto come Derby Milano. Derby della Madonna è stato riconosciuto come Derby della Madonnina. Derby della Madonnina è stato riconosciuto come Derby della Madonnina e così via. Ora che abbiamo creato la nostra tabellina con i tag giusti e i tag sbagliati, andiamo solo per semplicità a rinominare le nostre colonne. Allora, l'1 lo chiamiamo sbagliato, che contiene dati sbagliati, il 2 lo chiamiamo corretto, perché contiene i campi corretti. Ora possiamo utilizzare il Find and Replace per andare a cercare i campi sbagliati all'interno della nostra tabella e sostituirli con quelli giusti. Nella fonte mettiamo i nostri tag che arrivavano dal connettore falso. E nel replace mettiamo invece cerca il termine sbagliato e rimpiazzalo con quello corretto. Ora ci riattacchiamo agli strumenti di prima, gli chiediamo di raggruppare per hashtag e contare per hashtag. Dopodiché dovremo fare un'altra volta un filtro come questo per andare a estrapolare quelli sbagliati che sono stati corretti e andare a riunirli con questa tabella qui. E devono andare insieme agli altri tag giusti. Quindi, se è vero ti vieni ad unire qua sopra. Se è falso invece vieni qui e questa parte di flusso dovrebbe essere già giusto, poi lo controlliamo dopo. Ora, qui dobbiamo fare una join. Ci interessa solo uno dei due perché tanto questi campi sono identici. Cosa succede? Che le parole recuperate erano solo due, non tre, quindi ci manca il terzo e lo troviamo qui. Avremo bisogno in realtà di fare una left inner join, quindi mettiamo un union qua davanti, uniamo il centro e il sinistro e abbiamo la nostra bella tabellina. Ora dobbiamo rimpiazzare questo null con un numero. Per farlo possiamo usare una formula. Allora, questo si chiamava scegliamo condizionale if andiamo a scegliere i test is null, mettiamo due formule una dentro all'altra. Altri valore di right count. Ora, già che ci siamo, la rendiamo anche tutta stringa.
posto di x mettiamo proprio tutta la funzione. Che avremo il nostro bel valore numerico. Adesso possiamo fare la somma tra, mettiamo sempre nella stessa formula, total count, possiamo scrivere rcount più count. Ecco che abbiamo. Tiriamo fuori solamente le due stringhe che ci interessano. Ed ecco la nostra tabellina in cui siamo andati anche a recuperare i tag sbagliati. Ora, qui sotto facciamo contare le parole, tiriamo via quelli più corti di 5 lettere. Volendo possiamo anche tirare via, non so, quelli che hanno un conteggio inferiore a 20, così le parole che vengono nominate poco ne pensiamo un po'. Ora uniamo tutto quanto, allineiamo le colonne e scegliamo come output un file per Tableau, un extract per Tableau. Ok, ora possiamo aprire Tableau e andare ad aprire il file che abbiamo appena salvato. Vedete, il nostro foglio è così, non ha bisogno di nessuna modifica, possiamo passare direttamente alla creazione della nostra visualizzazione. Tutto quello che dobbiamo fare è prendere la nostra colonna con l'elenco degli hashtag e metterla qui. Vedete che verrà un elenco fatto così. Ora prendiamo il conteggio, lo mettiamo nei colori e poi lo mettiamo anche nella dimensione. Cambiamo la tipologia qua in testo, mettiamo un colore che ci piace ed ecco che il nostro lavoro è finito. Spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!